Ciao a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo video. Oggi torniamo a parlare di networking e in particolare di questo trombone qui che è l'Asus Zero Wi-Fi ET12, che praticamente è un kit mesh composto da due unità. Hanno il Wi-Fi 6E, quindi Wi-Fi 2,4, 5 GHz, 6 GHz con supporto ai canali da 160 MHz, quindi una connettività che va un pochino meno di questo, che è il TP-Link BE85 che ha il Wi-Fi 7, quindi diciamo la generazione successiva a questo, che va una bomba. Mi ci sono trovato molto bene, un kit da due unità, solo che costa 1100 euro adesso su Amazon, e per la connettività che ho io in casa, quindi la rete internet che ho io a casa, è un po' sprecato, quindi ho voluto dare una chance a questo qui, al ET12 della Asus. È un dispositivo completo perché vi permette di avere anche il backhaul tra i due nodi di tipo cablato, quindi utilizzando un cavo Ethernet è possibile andare a collegare i due dispositivi addirittura a 2,5 gigabit, quindi ha due porte da 2,5 gigabit, una delle quali è destinata al collegamento WAN, quindi alla rete internet, la collegate al vostro ONT o al modem del vostro operatore. L'altra porta da 2,5 la potete utilizzare per fare il collegamento tra i due nodi, quello che ho fatto io praticamente. Sul secondo nodo, quindi delle due porte da 2,5 gigabit, ve ne avanza una che potete utilizzare per connettere appunto un altro dispositivo, e io nel mio caso ci ho collegato il computer. Quindi adesso andiamo a vedere cosa c'è all'interno della confezione, lo configuriamo, vi faccio vedere le due interfacce per la configurazione, cioè sia l'applicazione sul cellulare sia l'interfaccia web, vediamo come sono fatte e poi traiamo le conclusioni. Il livello di professionalità nei miei video sta migliorando sempre di più. Adesso vedete l'unboxing lo dobbiamo fare per terra perché non ho altri spazi dove poter andare a farlo. Quindi questa è la confezione, vedete è bella grande ed è abbastanza pesantuccia. È bella l'apertura perché quando si apre la parte di sopra va ad appoggiarsi per terra. Questa è una cover di protezione in pugna molto molto bella. Vediamo i router. Come vedete uno l'ho già aperto. Questo qua è il dispositivo. Lateralmente ci sono diverse griglie di ventilazione, la parte di sopra è fatta in plexiglass e vedete ci sono le varie antenne del dispositivo posizionate in maniera, a detta di Asus, in maniera ottimale appunto per distribuire benissimo il segnale. Vediamo nella parte posteriore c'è il tasto di accensione e spegnimento, il tasto VPS, il tasto di reset, l'alimentatore e 4 porte Ethernet, di cui 2 a 2,5 gigabit e 2 da 1 gigabit. La porta WAN, quella dove andrete a collegare il vostro modem o comunque l'ONT della fibra ottica, è indicata appunto con WAN. All'interno della confezione ci sono in questi scomparti c'è anche l'alloggiamento per un cavo Ethernet, ne danno solo uno in dotazione, l'alimentatore che è piccolino, sembra quello dell'alimentatore dei computer, i primi netbook che fecero all'epoca, che appunto consumando pochissima energia hanno bisogno di un alimentatore piccolino, e basta, non c'è altro se non che un fogliettino di istruzioni dove vi dice di andare a scaricare l'applicazione Asus Router, che servirà appunto per la configurazione del dispositivo. L'installazione si fa attraverso questa applicazione che si chiama appunto Asus Router. Vedete, si presenta con questa grafica, configura un nuovo router, vi chiede quale router avete, nel nostro caso è uno Zen Wi-Fi, e comincerà a fare la ricerca per vedere se trova un dispositivo da configurare. L'ha trovato, ET12, si connette, vuole sapere appunto il tipo di connessione, nel nostro caso è una PPPoE, il nome utente e la password sono i soliti Alice ADSL. Adesso vi chiede appunto la cosa importante, che è il tag VLAN, che è quello appunto perché consente di poter utilizzare il router di altri che non sia quello appunto del vostro operatore. Quindi requisiti speciali dell'ISP si attiva, qua addirittura vi dà
una lista di operatori che hanno appunto fatto l'accordo con Asus. Vediamo che appunto non c'è nel mio caso TIM e non vedo altri provider italiani. Comunque configurazione manuale è possibile ed è andiamo a configurare appunto quello che a noi ci serve, il tag ID per quanto riguarda appunto internet. La IPTV e la VoIP, nel mio caso a me non interessa stare a caricare il VoIP, quindi il numero telefonico, quindi salto questo passaggio. Se a qualcuno dovesse interessare, scrivetemi giù nei commenti che appunto poi semmai faccio un video a parte. Comunque il tag VLAN della TIM 835, andiamo a creare la rete wifi, quindi il nome della rete a 2,4 e 5 GHz e il nome della rete a 6 GHz, quindi qua possono essere separate. Ok, una volta configurata la rete va ad applicare le impostazioni, vedete, e va appunto a creare la rete wifi. Ecco qua, una volta che l'applicazione di Asus ha configurato la rete nella maniera più ottimale, si accede appunto all'interfaccia dell'applicazione. Ora questo router ha la particolarità di avere anche l'interfaccia tramite browser web, quindi si può andare a ottimizzare molto meglio secondo me ogni singolo aspetto, però il fatto già di avere un'applicazione è molto utile, perché semplicemente da un dispositivo, che sia il tablet, il cellulare, potete andare a fare le configurazioni, a fare dei cambi, andare a vedere lo stato della rete in maniera molto semplice e veloce. Qui in alto si vede già l'IP del router principale, vedete qua segna con indirizzo 50, vi fa vedere il nome della rete, delle reti wifi, vi fa vedere i dispositivi che attualmente sono connessi. Vedete piano piano che i dispositivi all'interno della casa rilevano la nuova rete, vanno a connettersi. Qua abbiamo di nuovo il riepilogo della rete wifi e qui l'utilizzo della RAM all'interno del dispositivo e della CPU. Si può anche vedere il traffico in tempo reale, quindi andare a vedere i dispositivi che sono connessi, quanto stanno appunto consumando della rete. Quindi questa è la panoramica iniziale. Cliccando sul dispositivo si accede appunto alle caratteristiche appunto della singola unità. Come vi ho detto, io per ora ne ho collegata una sola. Qui è possibile andare a cambiare il nome della rete wifi, possiamo andare ad agire sui LED che sono molto belli, io infatti li lascerò accesi. Qua c'è addirittura anche la guida che vi va a spiegare che cosa significano i vari colori del LED, e qua è possibile andare a cambiare il nome del dispositivo, posizionarla in una determinata stanza. Qua appunto vedete anche l'IP della rete e un piccolo riepilogo appunto dell'unità attualmente cliccata. Cliccando qui è possibile andare a rendere prioritaria un'applicazione, quindi se vogliamo giocare andrà a settare il tutto per far avere miglior ping. Il tasto in fondo è il tasto home. Qua cliccando è possibile andare a vedere tutti i dispositivi che attualmente sono collegati alla rete. Qua ci sono dei suggerimenti. Qui c'è la sezione famiglia, dove è possibile andare ad aggiungere dei profili per gestire l'attività che questi profili hanno, quindi ogni dispositivo verrà associato a un profilo che andiamo a creare, quindi può essere più adulto, non ha limitazioni, oppure un bambino piccolo da 0 a 6 anni che magari gli diamo un cellulare per, che so, guardarsi video su YouTube e così sappiamo che determinate cose non le potrà andare a fare, quindi sarà automaticamente limitato. E qua c'è il tastino impostazioni, dove appunto questo è quello che si può andare a fare, quindi configurazione internet veloce, quindi praticamente sarebbe il wizard di connessione, quello che abbiamo fatto prima, iMesh, quindi appunto andare a configurare un altro nodo, AI Protection è la protezione che vi dà Asus insieme a Instant Guard, la diagnostica del dispositivo, il controllo genitori, particolarità del gaming, quality of service, le caratteristiche del wifi, della LAN, della WAN, insomma è molto completo. Impostazioni di sistema, vedete, si può andare a cambiare la modalità operativa, quindi se fare un access point oppure anche router. Noi l'abbiamo impostato come router perché sarà quello che andrà a fare sostanzialmente. È possibile abilitare la connessione remota
o disabilitarla, quindi se abbiamo l'applicazione installata su un dispositivo e ci troviamo fuori casa, quindi siamo connessi a un altro wifi o alla rete mobile, possiamo comunque entrare nelle impostazioni del nostro router, appunto andando ad abilitare o disabilitare la connessione remota. Facciamo l'accesso ed è già possibile andare a vedere la panoramica appunto del sistema. Abbiamo lo status della connessione, lo status della protezione a livello di password wifi, l'elenco di dispositivi connessi che se cliccate qua su view list vi fa vedere appunto tutti i vari dispositivi. Qua abbiamo il riepilogo della parte wireless e qua addirittura l'utilizzo dei core della CPU e della RAM interna al dispositivo. Cliccando qua sul menu iMesh vi fa vedere appunto la disposizione dei dispositivi, quindi nel mio caso appunto io ne ho due, uno impostato a primo piano che sarebbe il piano terra e uno al secondo piano. Per ogni il dispositivo vi fa vedere l'elenco dei clients, quindi dei dispositivi che sono connessi a quel determinato nodo, vi fa vedere lo stato della connessione e qua è possibile andare a gestire il router. Vedete che sul router principale si può solo andare a accendere o spengere il LED. Sul secondo dispositivo vi fa vedere che appunto la qualità di connessione è ottima, quindi perché noi li abbiamo collegati tra di loro tramite il cavo. E qui è possibile andare appunto a selezionare la priorità sul backhaul che io, avendo collegato il cavo e impostato solo con il cavo, va in Ethernet based. Possibile andare a attivare o disattivare singolarmente le bande del wifi del ripetitore, quindi del secondo nodo. È possibile andarlo a riavviare, rimuovere, eccetera. Questo tasto ottimizzazione serve solo nel caso in cui i due nodi sono collegati tra di loro tramite wifi, quindi a me in questo caso non serve. Nei system settings una cosa importante da fare è, se collegate i due nodi tramite connessione cablata, è andare ad attivare questo tasto qui. Praticamente va a abilitare l'utilizzo della rete wifi solamente per i clients, quindi non per il ripetitore. Questo è importante perché così potete andare a utilizzare totalmente la banda del wifi solo per i clients e non ne verrà riservata una parte per il backhaul. È possibile andare a impostare la guest network, quindi la rete per gli ospiti. Ce ne possono essere attivate fino a 3 reti ospite per ogni banda di frequenza, quindi in totale di 9 reti ospiti separate. La e-protection, che è una cosa gratuita, è un servizio gratuito offerto da Trend Micro che va ad analizzare le varie minacce che si vengono a creare durante la navigazione su internet quotidiana, e qua vi dà anche dei suggerimenti per quanto riguarda le vulnerabilità del wifi, e in più c'è la possibilità qua su in alto, vedete, di andare a impostare andare a controllare diverse impostazioni appunto di questa sorta di protezione. Parental control, attivabile, disattivabile addirittura tramite delle regole per tempo. Adaptive Quality of Service, che va ad analizzare i vari utilizzi della rete da parte dei vari dispositivi, e qua è possibile andare a attivare o disattivare il Quality of Service in base appunto alle vostre a tre tipologie in base alle vostre necessità. Cronologia web, e c'è anche uno speed test che lo potete lanciare da qua, in automatico va a prendere il server più vicino, non è selezionabile, e quindi va a fare uno speed test su quel server. Vedete, va da 939 che appunto è la mia linea, e 312 in upload. E qua poi alla fine del test vi dà il risultato. Vedete qui in basso c'ho i test precedenti, 939, 940, 942, insomma siamo sempre giù di lì. Qua c'è un analizzatore di traffico che l'ho disattivato per risparmiare RAM sul dispositivo, però ecco, è una cosa ganza e utile per andare a monitorare gli utilizzi della rete. Nella sezione wireless è diciamo l'impostazione principe, diciamo, di questo dispositivo. È possibile andare a selezionare le varie caratteristiche banda per banda, quindi dalla 2,4, 5 GHz, 6 GHz, e vedete, importante, la 5 GHz, il canale da 160 MHz va abilitato a parte. Io poi qui ho settato tutto su automatico, la scelta del canale, eccetera.
Lo Smart Connect è un servizio di Asus che va a diciamo indirizzare i vari dispositivi sulla banda di frequenza giusta, che è il band steering. Io l'ho disattivato perché avevo notato che tutti i dispositivi tendevano a connettersi a 2,4 GHz, quindi andando a ignorare il 5 GHz, e i cellulari invece riuscivano a connettersi a 6 GHz, però disattivandolo funziona tutto meglio e i dispositivi si distribuiscono meglio anche sui nodi, quindi io vi consiglio di disattivarlo perché almeno nel mio caso ha funzionato meglio così. La possibilità del VPS, il VDS, i filtri per Mac, questo qua serve per diciamo dire a un dispositivo di non connettersi a una determinata rete, a una determinata frequenza. Vedete, lo potete andare a scegliere da qui, lo attivate per le varie bande, mettete sì al filtro e selezionate un dispositivo che praticamente verrà inibito cliccando su reject oppure accettato. E poi c'è la sezione professional che potete andare a selezionare più in dettaglio ogni singola caratteristica della vostra rete wifi. Se vi posso dare un consiglio, non metteteci troppo le mani perché sennò vi si incasina tutto e non c'è un tasto per ritornare alle impostazioni iniziali, quindi vi dovete ricordare, magari se volete fare delle modifiche fate uno screenshot così vi ricordate che cos'è che avete modificato e poi dopo lo potete ripristinare alle impostazioni di prima, perché io ho fatto diverse modifiche, poi non mi funzionava più niente e mi è toccato resettare il router, quindi ecco un consiglio che vi do: state attenti a queste cose. Nella sezione LAN è possibile andare a indicare diciamo l'IP, quindi il comportamento del server DHCP. Se cliccate qui potete vedere appunto diciamo gli IP che vengono assegnati tramite il server, e è possibile andare ad assegnare un indirizzo IP statico ai dispositivi, quindi basta cliccare qui sì e andare ad aggiungere il vostro dispositivo gli date l'IP. Potete addirittura selezionare il DNS specifico per quel dispositivo, quindi insomma è molto molto ampio. Le route statiche, IPTV, qua andiamo a trovare l'impostazione che abbiamo messo in fase di configurazione per quanto riguarda il tag VLAN, che sta qui nella sezione porta LAN, sezione internet, e qua eventualmente lo potete andare a modificare. E qui c'è il controllo dei switch, perché è possibile andare ad abilitare o disabilitare l'aggregation delle porte LAN, quindi andare a unire due porte LAN fra di loro per ottenere una velocità maggiore, quindi nel caso delle T12 andare a unire magari due porte da 1 gigabit per creare un'unica porta virtuale da 2 gigabit. Nella sezione WAN è possibile andare a impostare sia i server DNS sia il comportamento appunto della connessione, che se sia automatica, abilitare il NAT, quindi se volete lo potete anche disattivare, quindi se volete mettere gli ET12 in cascata a un altro router, quello del vostro operatore, e fa gestire il tutto da parte del router dell'operatore, l'UPnP che è utile per aprire le porte. E qua c'è tutta un'altra serie di impostazioni che è possibile andare a personalizzare, però ecco io non le toccherei. Dual WAN, anche qui è possibile andare a aggregare due porte per crearne un'unica sola virtuale, quindi aumentare la velocità. E qua c'è appunto il port forwarding, il DMZ, il dynamic di DNS, che praticamente viene fornito da Asus, oppure andate voi a scegliere il vostro provider preferito, però Asus ha un suo DNS che è gratuito e io lo utilizzo e funziona molto buono. Possibilità di andare ad abbinare il router ad Alexa. Nell'applicazione è possibile farlo anche con Google. Impostazioni IPv6, impostazioni della VPN, qui potete andare ad abilitare un determinato tipo di VPN, poi con le vostre credenziali potete mettere la VPN sempre attiva a livello generale della vostra rete, quindi senza andare a utilizzare un'applicazione sul vostro dispositivo, sul computer, sul cellulare, e quindi vi abilita la VPN e con quel dispositivo navigate in VPN, voi potete metterlo direttamente sul router e tutti i dispositivi saranno protetti sotto la VPN. Qua il firewall, quindi l'abilitazione del firewall, la prevenzione di vari attacchi, di varie minacce che possono esserci in internet. Il pannello amministratore, potete andare a scegliere appunto il comportamento del router, l'aggiornamento del firmware, il salvataggio e il ripristino delle impostazioni
del router, il feedback per andare a scrivere direttamente ad Asus le vostre eventuali lamentele, il log di sistema, e qui nel network tool ci sono, vabbè, c'è il comportamento della Smart Connect, che è praticamente quello che vi ho fatto vedere prima. Da wireless si va su network tool, però qui è per andare a impostare il comportamento dello Smart Connect. Vedete come è fatto il pannello, qui c'è il tasto per ripristinare le impostazioni di default, però ecco, non ho trovato benefici da mettere mani qui. Quindi questo qua è come si presenta appunto l'interfaccia web, che si affianca all'utilizzo dall'applicazione. Ci sono tantissime cose che è possibile andare a impostare e a cambiare per avere proprio controllo completo della vostra connessione a internet. Bene, io ho in prova questo dispositivo già da una settimana abbondante, ho fatto un po' di prove, ho fatto un po' di test. Per configurare, avete visto, è molto semplice. Ci ho messo un pochino di più a diciamo renderlo perfetto, perché ho dovuto fare tante prove fino a scoprire che lo Smart Connect è meglio disattivarlo, perché così funziona tutto al meglio. Ho avuto delle difficoltà a impostare la rete wifi 2,4, 5 GHz, 6 GHz fra i dispositivi, perché andavano un po' come gli pareva, e anche quello l'ho risolto con lo Smart Connect. Quindi diciamo che è un router che funziona molto bene, la velocità internet avete visto, satura tranquillamente la banda a disposizione, e all'interno dell'abitazione tutti i dispositivi sono connessi con il massimo del segnale, quindi sia il piano di sotto che il piano di sopra, con la banda giusta di frequenza a cui che gli va assegnata. Quindi direi che questo dispositivo qua funziona molto bene. Per l'utilizzo che ne devo fare io, e comunque penso per chi come me ha una linea da 1 gigabit, è più che sufficiente avere un dispositivo che all'interno della casa vi può comunque tranquillamente andare a saturare tutta la banda. In più c'ha quello spunto in più che, diciamo, non è che arrivi proprio e hai un gigabit di internet e hai la connettività cablata a 1 gigabit. Qui hai quello spunto in più da 2,5 gigabit, che quindi, diciamo, non va a far sforzare troppo i dispositivi di rete, e quindi, diciamo, idealmente io la vedo come un minore affaticamento dei dispositivi, e quindi anche una maggiore performance nel caso in cui appunto ci siano tanti utilizzatori nello stesso momento, e quindi il dispositivo ha più risorse da poter utilizzare e distribuire fra tutti, potendo fare di più, ma non lo può fare appunto per il discorso della mia rete. Non so se mi sono fatto capire, però spero di sì. Quindi beh, che dire, questo dispositivo qua lo trovate su Amazon intorno ai 660-700 euro, quindi qualche centinaio meno di euro rispetto al BE85, con cui mi sono trovato davvero benissimo. Però mi sto trovando bene anche con questo, e quindi penso che sia più giusto utilizzare un dispositivo del genere piuttosto che appunto quello da TP-Link Wi-Fi 7. Ora costa tanto perché è uscito adesso, le prime certificazioni sono arrivate proprio ora, i primi di gennaio, quindi può avere senso su quelle abitazioni che sono raggiunte da una linea internet superiore ai 2,5 gigabit, perché fino a sotto al 2,5 gigabit questo qui va ancora più che bene. Funziona bene anche il Fritzbox, perché per carità io ho utilizzato il Fritzbox prima di utilizzare il BE85 prima di passare a questo, e mi sono trovato sempre bene. Però era per quel discorso che vi ho fatto prima, avere i dispositivi sempre che lavoravano al massimo. Funzionava tutto bene, per carità, però avere qualcosa che è in grado di fare qualcosa in più, siamo pronti anche per il futuro, quando magari qui in zona metteranno la fibra a 2,5 gigabit, i miei dispositivi di rete saranno già in grado di poterla supportare. Bene, per questo video è tutto, spero che non venga fuori troppo lungo, perché c'erano diverse cosine da dire, diverse cosine che volevo farvi vedere. Spero che vi sia stato utile, se siete in cerca di un router che abbia la possibilità di fare quel qualcosa in più alla vostra rete, compatibile con tutti i provider italiani, perché basta collegarsi o all'ONT o al modem che utilizzate di già adesso per farlo funzionare e farlo andare subito. Quindi un dispositivo che ritengo molto valido, e quindi ve lo consiglio. Giù in descrizione trovate il link per l'acquisto, eventualmente per fare prima. E niente, per questo video è tutto, quindi io vi ringrazio e ci si vede al prossimo video. Ciao!